Il progetto di oggi, come vedete, riguarda l'Atari 5002, il meno famoso successore dell'Atari 2006, che ha in comune come hardware la serie degli Atari 8 bit, 800, 600, XL, eccetera. Su questa macchina non avevo una soluzione multicard, qualcosa da poter utilizzare, siccome ne abbiamo diverse nel circolo e alcune persone qui comunque. Ho preso spunto proprio da un lavoro che l'estate scorsa avevano iniziato due nostri membri del circolo, e cioè di creare una multicard, una flashcard per la verità, per l'Atari ST, che possa essere gestita direttamente dall'Atari ST, programmata con un menu iniziale da dove poter scegliere dei giochi, quelli che usiamo di più, per poter utilizzare questa card. E qua sarà un progetto open source tra poco e probabilmente verrà fatta un'altra presentazione. È la Leon Multicard e ci hanno lavorato su Leon e Slime, che ha fatto il menu. Allora, siccome l'hardware che stavano lavorando era simile al 5002, ho chiesto a uno dei due sviluppatori se poteva venire con una soluzione poco costosa, che è quello che mi interessava in quel momento, e semplice per poter utilizzare una multicard anche su questa macchina. E così, qualche mese dopo, Leon mi ha presentato il prototipo, l'alfa versione di questa multicard che gli ho chiesto, che ha una EEPROM da 512 KB e i classici switch per poter scegliere il gioco e la configurazione. Questa versione, provandola, ho visto che era compatibile con un 70-80% del software. In principale funzionavano i giochi da 32 KB e 4 e 8, ma c'erano parecchi problemi con le versioni da 16 KB e pertanto alcuni giochi molto interessanti come Pac-Man, come Centipede, come Pole Position non funzionavano. E questo era un problema noto perché i dump che ci sono non sono perfetti, o alcuni hanno, per girare meglio sulla cartridge, devono avere un loader particolare o devono essere splittati in modo diverso, alcuni devono essere messi in un banco diverso di ROM, eccetera, ma queste sono cose tecniche che non è che interessano tanto a voi. Dato di fatto, avendo visto questi problemi, siamo passati al prototipo numero 2, dove è stata raddoppiata la ROM, scusate, in due pezzi da 512, perciò complessivamente abbiamo 1 MB, uno switch principale da dove si può scegliere la ROM 1 o la EEPROM 1 o la EEPROM 2, sono EEPROM queste, Electrically Erasable. I switch li vediamo aumentati perché, come ho detto, alcuni giochi hanno bisogno di essere splittati in modo diverso e pertanto questi due switch qua ci permettono di usare la prima metà nel primo banco, la seconda metà nel secondo banco, in modo che con questa configurazione degli switch e la scelta dei giochi sopra siamo arrivati a avere il 100% della compatibilità. Avendo pertanto constatato la funzionalità di questa multicard e la sua versatilità, siamo passati alla versione finale. Nella versione finale abbiamo sempre la stessa modalità di scelta dei giochi, pertanto 100% compatibilità su tutto, solo che sono state cambiate le due EEPROM che c'erano prima con due EEPROM classiche 27C801 di capacità di 1 MB ciascuna. Pertanto in questa cartridge con questa capacità contiene tutto, proprio tutto, il software esistente per questa macchina qua. Nei 2 MB presenti qui abbiamo tutti i giochi, tutti i demo, tutti i prototype che esistono per questa macchina in una cartridge a un costo basso, come avevo chiesto, e 100% compatibile. Qui possiamo vedere in dettaglio
la card, l'interruttore principale per scegliere la numero 1 o la numero 2 delle EEPROM, gli switch di configurazione per scegliere i giochi, il switch rosso 1 e 2 che qua ci permette di scegliere la parte del blocco da 32K in che modo deve essere splittato, 8, 16, 32, e questi due switch sono per invertire i dati del gioco, perché alcuni giochi hanno bisogno di essere splittati e messi inversamente. Molto semplice, versatile, funzionale al 100%. Vediamola in prova. Non ho ancora disegnato un involucro in 3D, ma sarà di prossima uscita anche questo, appena il progetto verrà sviluppato un po' ulteriormente. Allora, come abbiamo detto, la selezione dei giochi avviene tramite i deep switches che sono lì presenti. Abbiamo una bella lista con tutte le configurazioni dei giochi. Questa è solo di una delle due EEPROM, la seconda parte non l'ho ancora preparata per la seconda che è qua, e vediamo il gioco che vogliamo, aggiustiamo i deep switches e semplicemente premiamo on. Vediamo, qui c'è uno dei giochi. Vogliamo cambiare gioco, spegniamo la macchina, cambiamo uno dei deep switch, per esempio, e riaccendiamo. E abbiamo un altro gioco. Adesso qui li sto facendo un po' a caso, del tipo non so quello che viene fuori, ma con la lista è semplice scegliere quello che vogliamo. Perciò l'intero pacchetto software del 5002 è riuscito a entrare in un'unica cartridge di basso costo che penso potrà interessare parecchie persone. Vediamo ancora qualche gioco. Come ho detto, sono stati provati tutti quelli che almeno si trovano in rete e tutto funziona perfettamente regolarmente. Essendo questa la versione definitiva della cartridge, è stata provata con tutto il software. Come ho detto, tutto il software è contenuto nelle due EEPROM. Noi faremo un batch di produzione per le nostre macchine qua. Metterò un post sul forum se altre persone vogliono o sono interessate. Chiederò all'autore Leon di fare un post specifico dove possono essere fatti dei preordini se c'è abbastanza interesse su questo oggetto. Grazie per aver seguito questa presentazione e alla prossima!